Lezione 1. Acquisto di attrezzatura per attività all'aperto. Ciao Anna, sei mai stata in qualche negozio di attrezzi? Sto cercando dell'attrezzatura per esterni. Ciao John. Sì, ci sono stato. Hanno una vasta selezione di attrezzi per varie attività. È fantastico. Sto programmando un'escursione il mese prossimo. Hai qualche suggerimento su dove acquistare un buon zaino? Certo, puoi provare il negozio Adventure Gear. Hanno una buona gamma di zaini adatti all'escursionismo. Grazie, controllerò. A proposito, vendono anche tende da campeggio? Sì, lo fanno. Hanno diverse dimensioni e tipi di tende per il campeggio. È perfetto. Avrò bisogno anche di una tenda per il mio viaggio. Me ne consiglieresti una leggera? Certo. Outdoor World ha una tenda leggera chiamata Trailblazer. È facile da trasportare e configurare. Sembra proprio quello di cui ho bisogno. Ci sono altri articoli essenziali che dovrei considerare di acquistare per il viaggio? Sicuramente. Dovresti procurarti un buon paio di scarpe da trekking, una bottiglia d'acqua e una lampada frontale per le escursioni notturne. Ne prenderò nota. Grazie per i suggerimenti, Anna. Benvenuto, John. Fammi sapere se hai bisogno di altro aiuto. Goditi la tua escursione. Lo farò, grazie ancora, Anna. Lo sto già emozionando. Lezione 2. Raccomandazioni online. Ciao Anna, conosci qualche sito web specifico che consigli? Ultimamente ho avuto buone esperienze con lo shopping online. Ciao John, posso suggerire alcuni siti web in base alla mia esperienza personale. Cosa stai cercando di acquistare? Ho bisogno di nuovi elettrodomestici da cucina. Qualche suggerimento per siti web affidabili? Sicuramente dai un'occhiata a Kitchen Essentials. Hanno una vasta gamma di elettrodomestici e offrono buoni affari. Grazie per la raccomandazione. Navigherò sul loro sito web. A proposito, hai mai comprato vestiti online? Sì, ce l'ho. Di solito faccio acquisti in Fashion Avenue. Hanno abiti alla moda e prezzi ragionevoli. Sembra fantastico. Ci proverò. Che mi dici dei libri? Qualche buona libreria online? Bookworm Online è fantastico per gli amanti dei libri. Hanno una vasta collezione e spesso offrono sconti. Ottimo, lo aggiungerò alla mia lista. Hai qualche consiglio per le piattaforme di apprendimento online? Skillup Academy è una piattaforma popolare per i corsi online. Offrono una vasta gamma di argomenti tra cui scegliere. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Lo controllerò sicuramente. Hai mai usato qualche sito web per prenotare viaggi? Sì, Wanderlust Travel è il mio sito web di riferimento per la prenotazione di voli e alloggi. Hanno ottime offerte. Perfetto. Lo terrò a mente per il mio prossimo viaggio. Grazie per tutti i consigli, Anna. Benvenuto, John. Spero che li trovi utili. Buon shopping e buon apprendimento.
Grazie Anna. Lo apprezzo. Sono entusiasta di esplorare questi siti web. Lezione 3. Rimanere concentrati a casa. Ciao Anna, ti distrai mai a casa? A volte trovo difficile rimanere concentrato, soprattutto con gli animali domestici della mia famiglia in giro. Ciao John, posso capire. Gli animali domestici possono distrarre molto. Ho un gatto che vuole sempre attenzione. È lo stesso con il mio cane. Mi spinge sempre a giocare a riporto. Come riesci a rimanere concentrato nonostante le distrazioni? Cerco di designare uno spazio di lavoro specifico in cui posso concentrarmi. È utile avere un'area dedicata al lavoro. Questa è una buona idea. Dovrei creare anche uno spazio di lavoro designato. E le faccende domestiche? Possono anche distrarre. Assolutamente. Faccio un programma per le faccende e assegno orari specifici per completarle. Mi aiuta a rimanere organizzato e concentrato. Proverò questo approccio. È difficile ignorare le faccende domestiche quando sono proprio davanti a me. Hai altri consigli per rimanere concentrato? Un altro consiglio è eliminare le distrazioni digitali. Spengo le notifiche sul telefono e chiudo le schede non necessarie sul mio computer. Non ci ho mai pensato. Le notifiche sui social media attirano sempre la mia attenzione. Ci proverò sicuramente. Qualche altro suggerimento? Anche fare delle brevi pause può aiutare. Trovo che allontanarsi dal lavoro per qualche minuto rinfresca la mente e migliora la concentrazione. Sembra una buona strategia. Incorporerò brevi pause nella mia routine lavorativa. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. Spero che questi consigli ti aiutino a rimanere concentrato. Ricorda che è importante trovare ciò che funziona meglio per te. Lo farò, Anna. Apprezzo la tua guida. Ecco come rimanere concentrati e produttivi. Lezione 4. Essere se stessi. Ciao Anna, sono un po' nervosa ultimamente. Hai qualche consiglio per mantenere la calma ed essere te stesso nelle situazioni sociali? Ciao John, è normal sentirsi nervosi, ma ricordati di accettare chi sei. La fiducia gioca un ruolo importante. Sii te stesso. A volte è più facile a dirsi che a farsi. Come riesci a rimanere fedele a te stesso in diversi contesti sociali? È importante ricordare a te stesso i tuoi punti di forza e le tue qualità uniche. Concentrati su ciò che ti rende speciale e lascialo trasparire. Lo terrò a mente. A volte mi preoccupo troppo di ciò che gli altri pensano di me. Qualche consiglio per ovviare a questo problema? Una strategia è spostare l'attenzione dalla ricerca dell'approvazione al semplice godimento del momento. Sii presente e interagisci sinceramente con gli altri. Questa è un'ottima prospettiva. Dovrei concentrarmi sull'esperienza piuttosto che preoccuparmi del giudizio. Qualche altro consiglio? Pratica l'accettazione di sé e la cura di sé. Trattati con gentilezza e compassione. Quando ti senti a tuo agio con chi sei, si vede. Farò della cura di sé una priorità. Prendermi cura di me mi aiuterà a sentirmi più sicura. Che ne dici di affrontare le critiche? Le critiche costruttive possono essere preziose,
Ma ricordate di non prendere tutto sul serio. Separa il feedback utile dalla negatività non necessaria. Questo è un buon punto. Imparerò a distinguere tra critiche costruttive e negatività ingiustificata. Grazie per la guida, Anna. Benvenuto, John. Ricorda solo che essere fedele a te stesso è il modo migliore per entrare in contatto con gli altri e costruire relazioni significative. Apprezzo le tue parole di saggezza, Anna. Ecco come abbracciare il nostro vero io e vivere in modo autentico. Lezione 5. Pianificazione di una riunione. Ciao Anna, ho bisogno di parlare con te. Che ne dici di incontrarci domani? Le 14 funzioneranno per te? Ciao John, domani va bene. Le 14 funzionano per me. Dove dovremmo incontrarci? Incontriamoci al bar vicino al tuo ufficio. È una posizione comoda per entrambi. È ok? Certo, la caffetteria vicino al mio ufficio è un'ottima scelta. Ci vediamo lì alle 14 domani. Perfetto. Lo segnerò nella mia agenda. A proposito, quanto pensi che durerà la riunione? Penso che un'ora dovrebbe bastare. Possiamo sempre estenderlo se necessario. Ti sembra ragionevole? Sì, un'ora sembra ragionevole. Dovremmo avere abbastanza tempo per discutere di tutto. Dovrei portare qualcosa di specifico? Basta portare documenti o note pertinenti che potrebbero essere utili per la nostra discussione. A parte questo, niente di specifico. Va bene, mi assicurerò di raccogliere tutto il materiale necessario. Non vedo l'ora che arrivi il nostro incontro domani. Allo stesso modo, John. È sempre produttivo quando abbiamo la possibilità di discutere delle cose. Ci vediamo domani alle 14. Ci vediamo allora, Anna. Facciamo in modo che sia un incontro proficuo. Lezione 6. Concessione dell'esclusività. Ciao Anna, ho una proposta interessante. Possiamo concedere l'esclusiva per il nostro nuovo prodotto a un partner per un periodo definito. Cosa ne pensi? Ciao John, sembra interessante. La concessione dell'esclusività può essere utile, ma dobbiamo considerare alcuni fattori. Quali sono i criteri di rendimento? Ottima osservazione, Anna. Dovremmo stabilire criteri prestazionali specifici che il partner deve soddisfare per mantenere l'esclusività. Ciò garantisce che forniscano risultati. Assolutamente, vogliamo assicurarci che siano impegnati e capaci. Quanto deve essere lungo il periodo di esclusiva definito? Penso che un periodo di esclusiva di un anno sarebbe ragionevole. Consente al partner di affermarsi sul mercato incentivandolo a ottenere risultati. Sono d'accordo, un anno offre un'equa opportunità per il partner di dimostrare le proprie capacità. Quali sono i termini e le condizioni? Dovremmo delineare chiaramente i termini e le condizioni in un contratto. Ciò include obblighi, clausole risolutive e qualsiasi altro dettaglio pertinente. Bene, un contratto ben redatto proteggerà gli interessi di entrambe le parti. È importante che un consulente legale lo esamini per assicurarne la validità. Assolutamente, la revisione legale è fondamentale per evitare potenziali problemi. Una volta che abbiamo tutto a posto, possiamo procedere con la concessione dell'esclusività.
Sembra un piano, John. Concedere l'esclusività può essere una mossa strategica per il nostro nuovo prodotto. Assicuriamoci di avere tutto ben definito. D'accordo, Anna. Vogliamo impostare la partnership per il successo. Inizierò a lavorare alla stesura del contratto e coinvolgerò un consulente legale. Lezione 7. Trovare un terreno comune. Salve Anna, penso che dovremmo discutere del problema in questione. Il compromesso e la ricerca di soluzioni sono essenziali. Come possiamo trovare un terreno comune? Ciao John, hai ragione. Per trovare un terreno comune, dobbiamo capire i punti di vista degli altri. L'ascolto attivo è un buon punto di partenza. Assolutamente sì, l'ascolto attivo ci aiuta ad acquisire informazioni e a mostrare empatia. Una volta che ci capiamo, possiamo lavorare per una soluzione reciprocamente vantaggiosa. Sono d'accordo, John. È importante concentrarsi sugli interessi sottostanti piuttosto che rimanere bloccati su posizioni opposte. Trovare obiettivi condivisi è fondamentale. Questo è un ottimo punto, Anna. Identificare obiettivi condivisi ci aiuta ad allineare i nostri sforzi e a lavorare verso un risultato vantaggioso per tutti. Che ne dici di fare brainstorming di idee? Il brainstorming è un modo fantastico per generare soluzioni creative. Possiamo esplorare diverse opzioni e valutarne insieme la fattibilità. Mi piace questo approccio. Coinvolgendo entrambi nel processo di brainstorming, aumentiamo le possibilità di trovare soluzioni innovative. Sicuramente, la collaborazione porta a risultati migliori. Dovremmo anche essere aperti a prendere in considerazione prospettive e idee alternative. Non potrei essere più d'accordo. Avere una mentalità aperta ci consente di esplorare possibilità e prendere in considerazione soluzioni a cui inizialmente potremmo non aver pensato. Precisamente, John. Concentriamoci sulla risoluzione dei problemi piuttosto che soffermarci sulle differenze. Insieme possiamo trovare un terreno comune e raggiungere una soluzione. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Lavorare insieme e trovare un terreno comune ci porterà a un risultato positivo. Assolutamente, John. Affrontiamola con spirito di cooperazione e rispetto reciproco. Sono sicuro che troveremo una soluzione che soddisfi entrambi. Grazie per il tuo atteggiamento positivo, Anna. La tua disponibilità a collaborare rende questo processo molto più agevole. Mettiamoci al lavoro. È un piacere, John. Immergiamoci e troviamo il modo migliore per andare avanti. Sono entusiasta di lavorare insieme per trovare una soluzione. Anch'io, Anna. Facciamo in modo che accada. Lezione 8. Esplorazione delle località vicine. Ciao Anna, ho trovato un nuovo ristorante nelle vicinanze. Sembra fantastico. È a pochi passi da qui? Ciao John, è emozionante. Controlliamo la mappa. Sì, è a pochi isolati di distanza. Possiamo sicuramente andarci a piedi. Questo è conveniente. Esplorare nuovi luoghi a piedi ci permette di goderci i dintorni e scoprire gemme nascoste. Assolutamente, John. Camminare ci offre anche l'opportunità di fare un po' di esercizio e respirare aria fresca già che ci siamo. Sono d'accordo, è una situazione vantaggiosa per tutti. Possiamo soddisfare la nostra curiosità e allo stesso tempo fare una piacevole passeggiata. Sicuramente, John. Inoltre,
È un'occasione per sostenere le imprese locali del quartiere. Sostenere le imprese locali è importante per la crescita della comunità. Facciamo in modo di provare nuovi posti. Sono d'accordo, John. Provare nuovi ristoranti ci dà la possibilità di provare cucine e sapori diversi. Amplia i nostri orizzonti culinari e aggiunge entusiasmo alle nostre esperienze culinarie. Non vedo l'ora di provare il nuovo ristorante. Nemmeno io, John. Sono curioso del loro menù. Provare nuovi piatti è sempre un'avventura per le papille gustative. Assolutamente, Anna. È come intraprendere un viaggio culinario proprio nel nostro quartiere. E chissà, potremmo scoprire il nostro nuovo posto preferito. Esplorare le località vicine è pieno di sorprese. Questo è il bello, Anna. Non sappiamo mai cosa potremmo trovare. Facciamo piani per andarci presto. Sembra un piano, John. Scegliamo un giorno e un'ora adatti a entrambi, e ci imbarcheremo nella nostra avventura culinaria. D'accordo, Anna. Troviamo una giornata comoda e rendiamo felici le nostre papille gustative. Non vedo l'ora. Anch'io, John. Sarà un'esperienza deliziosa. Sfruttiamo al massimo la nostra esplorazione del quartiere. Assolutamente, Anna. Si tratta solo di cogliere le opportunità a portata di mano. Andiamo e divertiamoci. Lezione 9. Definizione degli obiettivi. Ciao Anna, stavo pensando al nostro progetto e penso che abbiamo bisogno di maggiore chiarezza. Non sono sicuro dei nostri obiettivi. Ciao John, capisco la tua preoccupazione. Obiettivi chiari sono essenziali per guidare il nostro lavoro. Lavoriamo insieme per definirli. Sembra un piano, Anna. Dovremmo avere obiettivi specifici e misurabili rispetto ai quali monitorare i nostri progressi. Assolutamente, John. Obiettivi specifici e misurabili ci consentono di concentrarci e di valutare con precisione i nostri risultati. Sono d'accordo, è importante avere una direzione e dei traguardi chiari per assicurarci di essere sulla strada giusta. Esattamente, John. Assicuriamoci inoltre che i nostri obiettivi siano raggiungibili e realistici, date le risorse e il tempo a disposizione. Questo è un ottimo punto, Anna. Stabilire obiettivi realistici assicura che i nostri sforzi siano allineati con ciò che possiamo ragionevolmente realizzare. Inoltre, rendiamo i nostri obiettivi vincolati nel tempo. Avere una scadenza crea un senso di urgenza e aiuta a stabilire le priorità. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Gli obiettivi temporali ci rendono responsabili e ci motivano ad agire. Una volta definiti i nostri obiettivi, possiamo suddividerli in attività più piccole e creare un piano d'azione. La suddivisione degli obiettivi in attività gestibili li rende più accessibili e aumenta le probabilità di successo. Assolutamente, John. Inoltre ci aiuta ad allocare le risorse in modo efficace e a identificare tempestivamente eventuali ostacoli. Identificare in anticipo le potenziali sfide ci consente di sviluppare piani di emergenza e rimanere proattivi. È un approccio intelligente, John.
Essere preparati agli ostacoli ci consentirà di superarli senza intoppi e di continuare ad andare avanti. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Lavoriamo insieme per definire i nostri obiettivi e creare una tabella di marcia per il successo. Sono sicuro che con obiettivi chiari e un piano ben definito, saremo in grado di ottenere grandi risultati. Cominciamo. Assolutamente, Anna. Immergiamoci e gettiamo le basi per un progetto di successo. Apprezzo la tua collaborazione e il tuo contributo. Lezione 10. Tempo di qualità con la famiglia. Ciao Anna, mi sono imbattuto in un evento locale che si svolge questo fine settimana. Sembra adorabile. Trascorrere del tempo con la famiglia è sempre piacevole. Ciao John, sono d'accordo. Il tempo in famiglia è prezioso. Di cosa tratta l'evento? Sono curioso di saperne di più. È una fiera comunitaria con varie attività, giochi e spettacoli dal vivo. C'è qualcosa per tutti. Sembra una giornata all'insegna del divertimento. Trascorrere del tempo con la famiglia in un'atmosfera vivace è sempre memorabile. Assolutamente, Anna. È un'opportunità per creare ricordi duraturi e rafforzare i nostri legami con i nostri cari. Non potrei essere più d'accordo. Il tempo trascorso in famiglia offre la possibilità di staccare la spina dalla routine quotidiana e concentrarci l'uno sull'altro. Questo è vero. Ci permette di essere presenti e di interagire pienamente con i membri della nostra famiglia, favorendo legami più profondi. E non si tratta solo dell'evento stesso. Il viaggio verso la sede e il tempo trascorso insieme si aggiungono all'esperienza complessiva. Hai ragione, Anna. Riguarda la qualità del tempo che condividiamo, sia durante l'evento che nei momenti che lo precedono. Precisamente. Si tratta di godersi la reciproca compagnia e creare un'atmosfera positiva e gioiosa. E la parte migliore è che possiamo coinvolgere tutti i membri della famiglia, indipendentemente dall'età o dagli interessi. È inclusivo e divertente per tutti. Questo è uno dei momenti salienti del tempo in famiglia. Tutti possono partecipare e contribuire al divertimento della giornata. Assolutamente, Anna. È un'occasione per celebrare l'unione e rafforzare i nostri legami familiari. Il tempo trascorso in famiglia offre anche l'opportunità di sostenersi e incoraggiarsi a vicenda, favorendo un senso di unità. Non potrei essere più d'accordo. Possiamo incoraggiarci a vicenda durante i giochi e le attività, creando un ambiente favorevole. E non dimentichiamo le risate e la gioia che derivano dal passare del tempo con i propri cari. È impagabile. Hai assolutamente ragione, Anna. Le risate e la gioia rendono l'esperienza ancora più memorabile e speciale. Sono entusiasta di questo evento, John. È una meravigliosa opportunità per creare bellissimi ricordi con le nostre famiglie. Mi sento allo stesso modo, Anna. Pianifichiamo di partecipare all'evento e sfruttare al massimo il tempo che trascorriamo insieme. Sembra un piano, John. Segniamolo sui nostri calendari e aspettiamo una fantastica giornata con i nostri cari. Non vedo l'ora, Anna. Sarà una giornata piena di amore, risate e momenti preziosi. Lezione 11. Sonno tranquillo. Ciao Anna, mi scusi, ma non sono riuscito a dormire la scorsa notte a causa dei forti rumori. È stato piuttosto dirompente.
Ciao John, mi dispiace sentirlo. Il rumore può davvero disturbare il nostro sonno. Hai provato qualche soluzione per risolverlo? Sì, ho provato a indossare i tappi per le orecchie, ma non mi sono stati di grande aiuto. Sono aperto a suggerimenti su come migliorare il mio ambiente in cui dormo. Un'opzione che potresti prendere in considerazione è l'utilizzo di una macchina a rumore bianco. Può aiutare a soffocare i suoni esterni e creare un'atmosfera rilassante. È una buona idea, Anna. Ho sentito parlare di macchine a rumore bianco. Dove posso trovarne una? Puoi controllare online o visitare un negozio di articoli per la casa locale. Di solito sono disponibili nella camera da letto o nella sezione relax. Lo esaminerò sicuramente. Un altro problema che ho riscontrato è stata la luminosità dei lampioni fuori dalla mia finestra. Ah, capisco. Le luci intense possono interferire con i nostri schemi di sonno. Hai pensato di usare tende o persiane oscuranti? Ottimo suggerimento, Anna. Non ho preso in considerazione le tende oscuranti. Esplorerò questa opzione per creare un ambiente di sonno più buio. Vale la pena provare, John. Le tende oscuranti possono bloccare efficacemente le fonti di luce esterne, favorendo un sonno migliore. Grazie per il suggerimento. Mi assicurerò di installare tende oscuranti per ridurre al minimo i disturbi della luce. Benvenuto, John. Inoltre, stabilire una routine per andare a dormire può segnalare al corpo che è ora di rilassarsi e prepararsi per dormire. Ha senso, Anna. Dovrei sviluppare una routine costante che includa attività rilassanti prima di andare a letto. Esattamente. Impegnarsi in attività come leggere un libro, fare un bagno caldo o praticare esercizi di respirazione profonda può aiutarti a rilassarti e ad addormentarti più facilmente. Incorporerò queste attività nella mia routine serale. Spero che prepari la mia mente e il mio corpo per una notte di sonno riposante. Sono lieto che tu abbia trovato utili i suggerimenti, John. È essenziale creare un ambiente di sonno tranquillo per promuovere il benessere generale. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La qualità del sonno è fondamentale per la nostra salute fisica e mentale. Assolutamente, John. Implementando queste modifiche, aumenterai la probabilità di avere un sonno più ristoratore e indisturbato. Grazie per il consiglio, Anna. Apprezzo il tuo aiuto nell'affrontare questo problema del sonno. Benvenuto, John. Sono qui per supportarti. Spero che le modifiche apportate portino a un'esperienza di sonno più tranquilla e rigenerante. Anch'io sono fiducioso, Anna. Andiamo a notti di sonno migliori. Lezione 12. Obiettivi di fitness. Ciao Anna, quanto spesso ti alleni? Ho intenzione di allenarmi almeno 5 volte a settimana. Ciao John, è impressionante. Cerco di mantenere una routine di allenamento simile. L'esercizio fisico regolare è essenziale per il nostro benessere. Assolutamente, Anna. Ci mantiene fisicamente in forma e ha numerosi benefici per la nostra salute generale. Non potrei essere più d'accordo. L'esercizio fisico aiuta a migliorare la salute cardiovascolare, rafforza i muscoli e aumenta i nostri livelli di energia. Esatto, Anna. Svolge anche un ruolo cruciale nel ridurre lo stress e migliorare il nostro benessere mentale. Sicuramente, John.
Trovo che l'esercizio fisico mi aiuti a schiarirmi le idee e a migliorare il mio umore. È un ottimo antistress. Sono felice di sentirlo, Anna. È stimolante vedere come l'esercizio abbia un impatto positivo sulla nostra salute fisica e mentale. Davvero, John? Quindi, che tipo di allenamenti fai di solito durante le tue 5 sessioni di allenamento? Mi piace un mix di esercizi cardio come corsa e ciclismo, oltre all'allenamento della forza con pesi o esercizi a corpo libero. Sembra una routine a tutto tondo, John. Gli esercizi cardiovascolari e l'allenamento della forza forniscono un approccio equilibrato alla forma fisica. Credo nel mantenimento di una routine di allenamento diversificata per indirizzare diversi gruppi muscolari e migliorare la resistenza generale. È un approccio intelligente, John. La variazione mantiene gli allenamenti interessanti e sfida il nostro corpo in diversi modi. Assolutamente, Anna. Inoltre, aiuta a prevenire la noia e i rallentamenti nei nostri progressi nella forma fisica. Sono d'accordo, è importante mantenere i nostri allenamenti piacevoli e coinvolgenti per rimanere motivati a lungo termine. Oltre all'esercizio fisico, segui abitudini alimentari specifiche per sostenere i tuoi obiettivi di fitness, Anna? Sì, John. Mi concentro sul consumo di una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali. Ottimo, Anna. Una corretta alimentazione è fondamentale per alimentare il nostro corpo e ottimizzare le nostre prestazioni di allenamento. Assolutamente, John. Si tratta di nutrirci con i nutrienti giusti per sostenere i nostri sforzi di fitness. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La costanza nell'esercizio fisico e le sane abitudini alimentari vanno di pari passo per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Sicuramente, John. È un approccio olistico che comprende sia l'attività fisica che l'alimentazione consapevole. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. È motivante avere una conversazione orientata al fitness e scambiare idee. Mi sento allo stesso modo, John. È stimolante condividere i nostri percorsi di fitness e incoraggiarci a vicenda lungo il percorso. Assolutamente, Anna. Continuiamo a dare priorità alla nostra forma fisica e al nostro benessere, sostenendoci a vicenda in ogni fase del percorso. Sono d'accordo, John. Adottiamo uno stile di vita sano e attivo che ci dia gioia e vitalità. Complimenti, Anna. Continuiamo a lottare per raggiungere i nostri obiettivi di fitness e godiamoci il processo di diventare più forti e più sani. Lezione 13. Wanderlust. Ciao Anna, ho notato che dalla nostra routine quotidiana abbiamo entrambe una passione per i viaggi. Non potrei essere più d'accordo, esplorare nuovi posti è un'esperienza arricchente. Ciao John, davvero. Viaggiare ci permette di immergerci in culture diverse, provare nuove cucine e creare ricordi duraturi. Assolutamente, Anna. Allarga i nostri orizzonti e apre le nostre menti a diverse prospettive e modi di vita. Sono completamente d'accordo, John. È affascinante assistere in prima persona alla diversità e alla bellezza del mondo. Viaggiare offre anche opportunità di crescita personale e scoperta di sé, non credi? Sicuramente, John. Uscire dalle nostre zone di comfort e abbracciare nuove esperienze ci aiuta a imparare e crescere come individui.
È così vero, Anna. Diventiamo più adattabili, resilienti e di mentalità aperta attraverso le nostre avventure di viaggio. Assolutamente, John. Inoltre, è un'occasione per staccare la spina dalla routine quotidiana e ringiovanire noi stessi. Non potrei essere più d'accordo. Viaggiare ci permette di sfuggire all'ordinario e intraprendere avventure emozionanti. E non deve essere un grande viaggio. Anche esplorare i nostri dintorni può essere un'esperienza arricchente. Hai ragione, Anna. C'è così tanta bellezza e gemme nascoste da scoprire, anche nel nostro giardino. Questa è la bellezza del viaggio. Non si tratta sempre di luoghi lontani, si tratta di abbracciare lo spirito dell'esplorazione. Precisamente, Anna. Quindi, hai piani di viaggio imminenti o destinazioni da sogno? In realtà sto programmando un viaggio in Giappone l'anno prossimo. Sono sempre stato affascinato dalla sua ricca cultura e dai suoi paesaggi mozzafiato. Sembra incredibile, Anna. Il Giappone è un paese pieno di meraviglie, dalle città affollate ai templi sereni e alle meravigliose bellezze naturali. Sono davvero entusiasta, John. E tu? Qualche destinazione da sogno nella tua lista dei desideri di viaggio? Un posto che ho sempre voluto visitare è l'Islanda. I paesaggi sembrano usciti da un sogno, con vulcani, ghiacciai e l'affascinante aurora boreale. Oh, l'Islanda è incredibile, John. La bellezza naturale e le caratteristiche geotermiche uniche la rendono una destinazione davvero indimenticabile. Posso solo immaginarlo, Anna. È decisamente in cima alla mia lista e spero di trasformare presto quel viaggio da sogno in realtà. Sono sicuro che lo farai, John. Il mondo è pieno di meraviglie che aspettano di essere esplorate e spero che riusciremo entrambi a sperimentarle. Assolutamente, Anna. Continuiamo ad alimentare la nostra voglia di viaggiare e a creare ricordi di viaggio per tutta la vita. Lezione 14. Routine post-corsa. Ciao Anna, invidio la tua motivazione per la corsa. Cosa fai dopo la corsa per rinfrescarti e riprenderti? Ciao John, grazie. Dopo la corsa, di solito faccio un leggero stretching per rilassare i muscoli e prevenire la rigidità. Sembra una buona pratica, Anna. Lo stretching aiuta a migliorare la flessibilità e riduce il rischio di lesioni. Assolutamente, John. È importante dare ai muscoli la possibilità di rilassarsi e tornare gradualmente allo stato di riposo. Sono d'accordo, Anna. Oltre allo stretching, includi altre attività nella tua routine post-corsa? Sì, mi piace idratarmi bevendo molta acqua per reintegrare i liquidi persi durante la corsa. L'idratazione è essenziale, Anna. Aiuta a mantenere l'equilibrio del nostro corpo e supporta la corretta funzione muscolare. Sicuramente, John. Mi piace anche fare uno spuntino nutriente con un buon equilibrio di carboidrati e proteine per favorire il recupero. È una scelta intelligente, Anna. I nostri corpi hanno bisogno di carburante per ripararsi e ricostruirsi dopo un allenamento impegnativo. Assolutamente, John. È importante fornire ai nostri muscoli i nutrienti di cui hanno bisogno per riprendersi e diventare più forti. Oltre al recupero fisico, fai qualcosa per rilassarti e distenderti dopo la corsa?
Sì, trovo utile dedicare qualche momento alla respirazione profonda o alla meditazione per calmare la mente e ridurre lo stress. È un ottimo modo per incorporare la consapevolezza nella tua routine, Anna. Promuove il benessere mentale e il rilassamento. Non potrei essere più d'accordo, John. È un'occasione per riconnetterci con noi stessi e trovare l'equilibrio interiore. È meraviglioso, Anna. Prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale è fondamentale per un approccio olistico al fitness. Assolutamente, John. Si tratta di trovare un equilibrio che funzioni per noi individualmente e sostenga la nostra salute generale. Apprezzo le tue intuizioni, Anna. È stimolante conoscere la tua routine post-corsa e l'importanza che attribuisci al recupero. Grazie, John. È essenziale ascoltare il nostro corpo e dare priorità alla cura di sé per sostenere un percorso di fitness a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a imparare gli uni dagli altri e a scoprire nuovi modi per ottimizzare le nostre routine di fitness. Assolutamente, John. Insieme, possiamo ispirarci e motivarci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi e condurre una vita sana e attiva. Sono grata per le nostre discussioni, Anna. Grazie per aver condiviso le tue conoscenze ed esperienze nel mondo del fitness. Lezione 15. Il dilemma dello spogliatoio. Ciao Anna, questa sembra perfetta. Posso provarlo? Ciao John, ovviamente. Ecco qua. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto. Grazie, Anna. Come si adatta? Ti sta benissimo, John. Il colore ti sta bene e la taglia sembra giusta. È bello sentirlo, Anna. Volevo qualcosa che fosse comodo ma elegante. Hai azzeccato con questa scelta, John. È un perfetto equilibrio tra moda e funzionalità. Sono felice di sentirlo, Anna. Apprezzo la tua esperienza nel campo della moda. È un piacere, John. Mi piace aiutare gli altri a trovare il loro stile e a sentirsi sicuri dei loro abiti. Hai un occhio attento per la moda, Anna. Ammiro sempre il tuo senso dello stile. Grazie, John. Credo che l'abbigliamento sia una forma di espressione personale e possa aumentare la nostra fiducia. Assolutamente, Anna. Quando ci sentiamo bene con ciò che indossiamo, ciò ha un impatto positivo sul nostro comportamento generale. È così vero, John. È importante scegliere abiti che ci facciano sentire a nostro agio e che riflettano la nostra personalità. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La moda dovrebbe riflettere chi siamo e farci sentire al meglio. Sicuramente, John. E non dimenticate di considerare l'occasione nella scelta di un abito. Questo è un ottimo punto, Anna. Eventi diversi richiedono codici di abbigliamento e stili diversi. Esattamente, John. È importante vestirsi in modo appropriato per l'occasione rimanendo fedeli al nostro stile personale. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. È utile avere un amico esperto di moda come te. Sono sempre felice di aiutarti, John. La moda è un modo per esprimerci e aumentare la nostra fiducia. E lo fai senza sforzo, Anna. Il tuo stile è sempre perfetto.
Grazie per le belle parole, John. Significa molto dirlo da te. Benvenuta, Anna. Il tuo senso della moda è davvero stimolante. Sono lieto di poterti ispirare, John. Ricorda, la chiave è indossare ciò che ti fa sentire a tuo agio e sicuro di te. Lo terrò a mente, Anna. Grazie per la guida e il supporto. Quando vuoi, John. La moda è fatta per essere divertente e rispecchiare la nostra personalità unica. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ecco come abbracciare la nostra individualità attraverso la moda. Complimenti, John. Che possiamo continuare a cambiare il nostro stile e ispirare gli altri lungo la strada. Assolutamente, Anna. Facciamo una dichiarazione di moda e sentiamoci sicuri delle nostre scelte. Lezione 16. Sui servizi di condivisione. Ciao Anna, hai mai usato servizi di condivisione come taxi o app di ride sharing? Ciao John. Sì, ce l'ho. Sono comodi e spesso più convenienti rispetto a possedere un'auto. È vero, Anna. È fantastico come la tecnologia abbia reso più facile l'accesso ai trasporti. Assolutamente, John. Con pochi tocchi sui nostri telefoni, possiamo farci chiamare ogni volta che ne abbiamo bisogno. È incredibilmente comodo, Anna. Ricordo i giorni in cui chiamare un taxi era l'unica opzione. I tempi sono decisamente cambiati, John. Ora abbiamo una varietà di opzioni a portata di mano. A proposito di opzioni, ci sono molti taxi e servizi di ride sharing disponibili nella tua zona? Sì, ci sono, John. Nelle aree urbane, puoi trovare una moltitudine di taxi e una serie di app di ride sharing tra cui scegliere. Comodo, Anna. Offre flessibilità e ci assicura di poter sempre trovare un passaggio. Assolutamente, John. È particolarmente utile per chi non possiede un'auto o preferisce non guidare. Capisco quanto sia utile per le persone che vivono in città affollate, Anna. Li salva dal fastidio del parcheggio e del traffico. Esattamente, John. È anche un'opzione ecologica, in quanto riduce il numero di auto sulla strada. Questo è un ottimo punto, Anna. I servizi di condivisione contribuiscono a un ambiente più sostenibile. Lo fanno sicuramente, John. È meraviglioso vedere come la tecnologia e l'innovazione possano avere un impatto positivo sulla nostra vita. Sono d'accordo, Anna. È incredibile come questi servizi abbiano trasformato il modo in cui ci spostiamo e viaggiamo. Assolutamente, John. Hanno reso i trasporti più accessibili ed efficienti per tutti. Hai incontrato difficoltà o inconvenienti nell'utilizzo dei servizi di condivisione, Anna? Di tanto in tanto, John. A volte ci possono essere tempi di attesa più lunghi nelle ore di punta, o in condizioni meteorologiche avverse. È comprensibile, Anna. È importante considerare questi fattori quando pianifichiamo i nostri viaggi. Sicuramente, John. È sempre una buona idea avere un piano di riserva o un'opzione di trasporto alternativa. Un consiglio saggio, Anna. La flessibilità è fondamentale quando ci si affida ai servizi di condivisione. Non potrei essere più d'accordo, John.
Si tratta di adattarsi alle circostanze e sfruttare al massimo le risorse disponibili. Assolutamente, Anna. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni ed esperienze con i servizi di condivisione. Benvenuto, John. È stata una discussione interessante. La tecnologia continua a plasmare il modo in cui viviamo e ci muoviamo. Sì, Anna. Facciamo tesoro di questi progressi e rendiamo i nostri viaggi più convenienti e sostenibili. Lezione 17. L'impresa rischiosa. Ciao Anna, hai mai pensato di intraprendere un'impresa rischiosa che potrebbe essere gratificante? Ciao John. Sì, ci ho pensato. Rischio e rendimento spesso vanno di pari passo nel mondo dell'imprenditoria. È vero, Anna. Ci vuole coraggio per immergersi in qualcosa di incerto, ma le potenziali ricompense possono essere significative. Assolutamente, John. Assumersi rischi calcolati e cogliere le opportunità può portare a grandi successi. Sono d'accordo, Anna. Ma quali sono secondo te gli elementi chiave per il successo in tali iniziative? Bene, John, credo che avere una visione chiara e un solido piano aziendale sia fondamentale. Ha senso, Anna. Una visione fornisce indicazioni, mentre un piano ben congegnato aiuta a superare le sfide. Esattamente, John. Inoltre, la perseveranza e la resilienza sono caratteristiche essenziali per superare gli ostacoli. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Il viaggio di un'impresa rischiosa è destinato ad avere i suoi alti e bassi. È vero, John. Essere in grado di adattarsi, imparare dai fallimenti e continuare ad andare avanti è fondamentale. Immagino che anche avere un team forte e costruire connessioni significative svolgano un ruolo significativo. Assolutamente, John. Circondarti di persone di talento e promuovere collaborazioni può portare avanti l'impresa. È un'intuizione preziosa, Anna. La collaborazione e la sinergia sono potenti motori di successo. Certo che lo sono, John. È importante sfruttare i punti di forza degli altri e lavorare insieme verso un obiettivo comune. Ci sono altri elementi chiave che ritieni cruciali per il successo nelle imprese rischiose, Anna? Bene, John, vorrei anche sottolineare l'importanza delle ricerche di mercato e della comprensione del pubblico di destinazione. Questo è un ottimo punto, Anna. Conoscere il mercato e i clienti consente di migliorare il processo decisionale e l'innovazione. Davvero, John. Aiuta a identificare opportunità e personalizzare prodotti o servizi per soddisfare le esigenze dei clienti. Vedo come tutti questi elementi si uniscono, Anna. Costituiscono una solida base per far prosperare un'impresa rischiosa. Assolutamente, John. È un delicato equilibrio tra assunzione di rischi calcolata, pianificazione strategica e apprendimento continuo. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. È stimolante pensare alle possibilità e ai vantaggi di tali iniziative. Benvenuto, John. È un argomento entusiasmante da esplorare. Le iniziative rischiose possono portare a una crescita personale e a risultati straordinari. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Accettiamo le sfide e le potenziali ricompense che derivano dall'avventurarsi nell'ignoto. Complimenti, John.
Osiamo sognare in grande e fare i passi necessari verso il successo delle nostre iniziative. Assolutamente, Anna. Assapora il brivido dell'ignoto e il viaggio che trasforma i rischi in trionfi. Lezione 18. Colazione a Coastal Haven. Ciao Anna, hai mai provato la colazione al Coastal Haven? È popolare tra i viaggiatori. Ciao John, sì, ce l'ho. La colazione è fantastica, con una varietà di deliziose opzioni. Ottimo, Anna. Quali piatti consiglieresti dal loro menù per la colazione? Beh, John, i loro soffici pancake e la pancetta croccante sono assolutamente da provare. Fanno semplicemente venire l'acquolina in bocca. Sembra allettante, Anna. Sono sempre pronto per una ricca colazione. Ci sono altre specialità? Assolutamente, John. Le loro uova alla Benedict con cremosa salsa olandese sono fantastiche. Così ricco e saporito. Mi stai facendo venire fame, Anna. Mi sembra il posto perfetto per iniziare la giornata. Sicuramente lo è, John. E la parte migliore è l'incantevole vista sulla costa mentre ti godi il pasto. È una combinazione meravigliosa, Anna. Il buon cibo e un ambiente pittoresco rendono l'esperienza memorabile. Assolutamente, John. Non c'è da stupirsi che Coastal Haven sia una delle mete preferite dai viaggiatori in cerca di una deliziosa colazione. Offrono opzioni vegetariane o vegane per chi ha preferenze alimentari? Sì, lo fanno, John. Hanno una selezione di ciotole di frutta fresca e toast con avocado che soddisfano diete diverse. È bello sentirlo, Anna. È importante avere opzioni inclusive per il divertimento di tutti. Assolutamente, John. Si sforzano di soddisfare diversi gusti ed esigenze dietetiche. Coastal Haven è popolare solo tra i viaggiatori o anche la gente del posto frequenta il posto? È uno dei preferiti sia dai viaggiatori che dalla gente del posto, John. Il cibo delizioso e l'atmosfera invitante attirano tutti. È meraviglioso, Anna. È sempre bello trovare luoghi che risuonino sia per i visitatori che per la comunità. Sono d'accordo, John. Crea un senso di connessione e divertimento condiviso. Hai mai avuto conversazioni interessanti con altri commensali del Coastal Haven? Oh, sicuramente, John. L'atmosfera accogliente spesso incoraggia conversazioni amichevoli e scambi di storie di viaggio. Sembra un ottimo modo per entrare in contatto con le persone e conoscere le loro esperienze. Lo è davvero, John. La colazione diventa più di un semplice pasto, diventa un'esperienza sociale memorabile. Posso immaginare l'atmosfera vivace e il suono delle risate che riempiono l'aria. L'hai immortalato alla perfezione, John. Coastal Haven emana un'energia calda e vibrante. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. Non vedo l'ora di visitare Coastal Haven e assaporare la loro deliziosa colazione. Benvenuto, John. Sono sicuro che ti piacerà. È un modo delizioso per iniziare la giornata. Non vedo l'ora, Anna. Arriviamo a Coastal Haven e alla gioia di concedervi una deliziosa colazione.
Lezione 19. Cibo per gatti per adulti. Ciao Anna, hai provato il nuovo cibo per gatti progettato specificamente per gatti adulti? Ciao John, sì, ce l'ho. È formulato per soddisfare le loro esigenze nutrizionali specifiche. È bello sentirlo, Anna. Ha ingredienti o benefici speciali? Assolutamente, John. Contiene proteine di alta qualità e vitamine essenziali per una salute ottimale dei felini. Questo è fantastico. Quindi fornisce i nutrienti necessari per far prosperare i gatti adulti. Sì, John. Sostiene il loro benessere generale e aiuta a mantenere un peso sano. Questo è importante. I gatti adulti hanno bisogno di una dieta equilibrata per rimanere attivi e mantenere una condizione fisica sana. Assolutamente, John. Contiene anche acidi grassi omega 3 per pelo e pelle sani. Questa è un'ottima aggiunta. Un pelo lucido è segno di un gatto sano. Sì, John. Il cibo per gatti contiene anche antiossidanti per sostenere il loro sistema immunitario. Questo è vantaggioso. Un sistema immunitario forte aiuta a proteggere i gatti dalle malattie. Esattamente, John. È fondamentale fornire loro i nutrienti giusti per sostenere la loro salute generale. Sono disponibili aromi specifici per il cibo per gatti? Sì, John. È disponibile in una varietà di gusti, come pollo, pesce e manzo. Questo è buono a sapersi. I gatti possono avere preferenze diverse per quanto riguarda i sapori. Assolutamente, John. Permette ai proprietari di animali domestici di scegliere il gusto che piace di più ai loro gatti. Il cibo per gatti è disponibile in diverse forme, come le opzioni umide e secche? Sì, John. È disponibile sia in forma umida che secca, per soddisfare diverse preferenze di alimentazione. Questo è conveniente. Alcuni gatti preferiscono il cibo umido, mentre altri preferiscono le crocchette secche. Esattamente, John. Offre ai proprietari di gatti la flessibilità di scegliere ciò che è meglio per i loro animali domestici. Il cibo per gatti è disponibile in confezioni di diverse dimensioni? Sì, John. È disponibile in varie confezioni, da piccole buste a buste più grandi. Questo è utile. Consente ai proprietari di animali domestici di acquistare la giusta quantità in base alle esigenze del proprio gatto. Assolutamente, John. È essenziale disporre di opzioni che soddisfino le esigenze delle diverse famiglie. Grazie per aver condiviso queste informazioni, Anna. È utile per i proprietari di gatti che cercano il cibo giusto per i loro gatti adulti. Benvenuto, John. Una dieta equilibrata è fondamentale per mantenere i nostri amici pelosi sani e felici. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri gatti adulti il nutrimento di cui hanno bisogno per crescere bene. Lezione 20. Ambiente di lavoro inclusivo. Ciao Anna, hai notato quanto sia importante creare un ambiente di lavoro inclusivo? Ciao John, assolutamente. Quando tutti si sentono apprezzati, aumenta il morale e la produttività. È così vero, Anna. Crea un'atmosfera positiva in cui le persone possono prosperare. Esattamente,
John. L'inclusione favorisce il senso di appartenenza e incoraggia la collaborazione. È meraviglioso quando i punti di vista unici di ognuno sono rispettati e apprezzati. Sì, John. Porta a una maggiore creatività e innovazione all'interno del team. La diversità di idee ed esperienze può davvero far progredire un'azienda. Non potrei essere più d'accordo, John. Fornisce nuove intuizioni e aiuta a risolvere i problemi in modo più efficace. È anche importante garantire pari opportunità per la crescita e lo sviluppo della carriera. Assolutamente, John. Offrire opportunità eque a tutti i dipendenti promuove una cultura equa e solidale. Quando le persone vedono che il loro duro lavoro viene riconosciuto e premiato, le motiva a eccellere. Esatto, John. Riconoscimenti e ricompense favoriscono un senso di lealtà e impegno. È importante che i leader diano il tono e diano l'esempio nella promozione dell'inclusività. Sicuramente, John. La leadership svolge un ruolo cruciale nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Incoraggiare una comunicazione aperta e ascoltare attivamente il feedback dei dipendenti è essenziale. L'ascolto attivo dimostra che le loro opinioni sono importanti e vengono prese in considerazione. È anche importante fornire formazione sulla diversità e sull'inclusione per tutti i dipendenti. La formazione aiuta a sensibilizzare e sviluppare una comprensione condivisa dell'importanza dell'inclusione. Assolutamente, Anna. Aiuta a eliminare i pregiudizi e promuove una mentalità più inclusiva. E non si tratta solo di politiche e procedure, si tratta di promuovere una cultura del rispetto e dell'accettazione. Creare uno spazio sicuro in cui tutti si sentano a proprio agio nell'essere se stessi è fondamentale. Sì, John. Permette alle persone di mettere tutto se stesse al lavoro e contribuire in modo autentico. In un ambiente di lavoro inclusivo, le differenze vengono celebrate piuttosto che viste come ostacoli. Abbracciare le differenze porta a un ambiente di lavoro più ricco e dinamico. Grazie per aver discusso di questo importante argomento, Anna. Lavoriamo per creare un ambiente inclusivo ovunque ci troviamo. Benvenuto, John. Insieme possiamo avere un impatto positivo e creare un mondo più inclusivo. Assolutamente, Anna. Sosteniamo la diversità e l'inclusività in ogni fase del processo. Lezione 21. Asciugamani ad asciugatura rapida. Ciao Anna, hai provato a usare asciugamani ad asciugatura rapida? Sono assolutamente incredibili. Ciao John, sì, ce l'ho. Si asciugano rapidamente e sono facili da usare. Questo è fantastico. Ti fa risparmiare molto tempo e fatica, soprattutto quando sei di fretta. Assolutamente, John. Gli asciugamani ad asciugatura rapida sono perfetti per le mattine affollate o quando sei in viaggio. Adoro il modo in cui assorbono efficacemente l'umidità senza lasciare una sensazione di umidità. Sì, John. Sono progettati per assorbire l'umidità e lasciarti una sensazione asciutta e fresca. È fantastico, soprattutto durante il clima caldo e umido. Gli asciugamani normali possono sembrare pesanti e scomodi. Esattamente, John. Gli asciugamani ad asciugatura rapida sono leggeri e traspiranti,
il che li rende ideali per ogni stagione. Apprezzo anche che siano compatti e facili da mettere in valigia per viaggi o sessioni in palestra. Sì, John. Occupano meno spazio nella borsa e sono comodi da trasportare. Questo è un grande vantaggio. Capisco perché stanno diventando così popolari. Assolutamente, John. Sono una scelta pratica e versatile per varie attività. Sono disponibili in diverse dimensioni e colori? Sì, John. Gli asciugamani ad asciugatura rapida sono disponibili in varie dimensioni, dai piccoli asciugamani ai teli da bagno più grandi. Questo è fantastico. Ti permette di scegliere la taglia più adatta alle tue esigenze. Sono inoltre disponibili in una vasta gamma di colori e motivi, aggiungendo un tocco di stile alla tua routine quotidiana. Questo è un bel bonus. È sempre divertente avere asciugamani che soddisfino le tue preferenze personali. Assolutamente, John. Gli asciugamani ad asciugatura rapida offrono funzionalità ed estetica. Grazie per aver condiviso queste informazioni, Anna. Li proverò sicuramente. Benvenuto, John. Sono sicuro che apprezzerai la comodità e l'efficienza degli asciugamani ad asciugatura rapida. Non vedo l'ora. Ecco un'esperienza di asciugatura rapida e senza problemi con gli asciugamani. Lezione 22. Privacy online. Ciao Anna, hai mai pensato alla privacy online? Sono preoccupato che le persone ne traggano vantaggio. Ciao John, assolutamente. È importante essere consapevoli della nostra privacy e proteggere le nostre informazioni personali. È vero, Anna. Con il crescente uso della tecnologia, la nostra impronta digitale si sta espandendo. Esattamente, John. Lasciamo tracce di dati ovunque andiamo online, ed è fondamentale salvaguardarli. Ho sentito parlare di violazioni dei dati e furto di identità. Riguarda il modo in cui le nostre informazioni possono essere utilizzate in modo improprio. Sì, John. Ecco perché è essenziale utilizzare password sicure e uniche per i nostri account online. Sono d'accordo, Anna. Le password devono essere una combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali. Inoltre, l'abilitazione dell'autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Questo è un buon punto, Anna. Garantisce che solo le persone autorizzate possano accedere ai nostri account. È anche importante prestare attenzione alle informazioni che condividiamo sulle piattaforme di social media. Assolutamente, Anna. Dovremmo essere consapevoli di ciò che pubblichiamo e considerare le potenziali conseguenze. Le impostazioni sulla privacy sulle piattaforme di social media aiutano a controllare chi può vedere i nostri post e i nostri dati personali. È vero, Anna. Dovremmo rivedere e aggiornare regolarmente le nostre impostazioni sulla privacy per mantenere il controllo. Un altro aspetto da considerare è evitare siti web sospetti ed essere cauti nel fare click su collegamenti sconosciuti. Sì, Anna. I tentativi di phishing e il malware possono compromettere i nostri dati e la nostra privacy. Anche mantenere i nostri dispositivi e software aggiornati con le ultime patch di sicurezza è fondamentale. Esatto, Anna. Gli aggiornamenti software spesso includono miglioramenti della sicurezza che proteggono dalle vulnerabilità.
Infine, l'utilizzo di un programma antivirus affidabile e la scansione regolare dei nostri dispositivi possono aiutare a rilevare e prevenire le minacce. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti, Anna. È fondamentale che tutti siano proattivi nel salvaguardare la propria privacy online. Benvenuto, John. Restiamo vigili e adottiamo misure per proteggere le nostre vite digitali. Assolutamente, Anna. La nostra privacy è preziosa e sta a noi assicurarne la conservazione. Insieme, possiamo navigare nel mondo digitale con sicurezza e proteggere le nostre informazioni personali. Questo è lo spirito, Anna. Diamo priorità alla nostra privacy online e diffondiamo la consapevolezza della sua importanza.